Oggi è il mio compleanno, faccio 48 anni e volevo fare un video diverso. Per farlo ho chiesto a ChatGPT di farmi una serie di domande su di me come persona e in questo video provo a rispondere. Come ti raccontavo nell'introduzione, volevo fare un video un po' diverso, non il solito video di auguri, di compleanno, eccetera, eccetera. Volevo fare qualcosa di diverso e per farlo ho chiesto a ChatGPT raccontandogli un po' chi sono, che cosa faccio, di cosa mi occupo, quindi non solo da un punto di vista professionale, ma soprattutto da un punto di vista umano, e gli ho chiesto di farmi delle domande. Non ho guardato queste domande, le guarderò adesso insieme a te, infatti risponderò a tutte le domande sperando che non ci sia nulla di particolarmente complesso. Perché? Perché voglio che tu mi conosca un po' meno, non è che voglio per forza, infatti puoi tranquillamente skippare questo video se non te ne frega niente, però magari ci conosciamo un po' meglio, ok? Allora, io ho qui sul mio telefono tutte le domande, non so se vedi, sì, sono un bel po', e le guardiamo per la prima volta insieme. Allora, prima domanda, c'è un momento in cui ti sei sentito completamente in pace con te stesso? Iniziamo subito, pum, alla grandissima. Allora, un momento in cui mi sono sentito in pace con me stesso. Allora, io faccio un po' di difficoltà a lasciarmi andare, perché sono molto cerebrale, quindi penso in continuazione, il mio cervello non si spegne mai e questo non è positivo. Anche quando dormo, infatti provo ad addormentarmi, all'improvviso un'idea e quindi me la segno, oppure la mattina appena sveglio mi è venuto in mente qualcosa e me lo segno. Questo perché? Perché il cervello è in continuo movimento, non si ferma mai. Questa cosa è negativa perché mi porta stanchezza mentale e fisica, riposo male e tutta una serie di altre complicazioni. Quindi quando sono stato veramente in pace con me stesso? Quando ho spento il cervello. Quando è che ho spento il cervello? Pochissime volte nella mia vita, pochissime volte. E vado veramente indietro con gli anni. E in pace con me stesso ricordo una volta ero tra l'Umbria e il Lazio e noleggiammo un quad. C'erano altre persone, si andava a due su questi quad, erano belli grossi e si faceva tutto un percorso in montagna bellissimo. Ecco, lì ricordo di essere stato in pace con me stesso, perché ho spento il cervello e mi sono semplicemente divertito. Sono anche passato attraverso un fiumiciattolo e quindi puoi immaginare tutta l'acqua in faccia, bagnato dalla testa ai piedi, ma è stato divertentissimo. Ecco, quello è stato uno dei rari momenti in cui mi sono sentito in pace con me stesso, perché ho spento il cervello, ma è passato anche un sacco di tempo. Ciao. Seconda domanda, questa qua la cerchiamo. Come descriveresti il tuo rapporto con la paura? Allora, non sono una persona che ha paure, nel senso faccio tutto, non dico oh mio Dio ho paura, no, non me ne frega proprio niente. Però da quando è nato mio figlio, sinceramente un po' di paure in più mi sono venute, ma paure relative a lui, non a me, perché fino a prima di lui non me ne fregava niente, potevo morire, poteva succedere qualsiasi cosa, non c'era nessun problema, chi se ne frega. Da quando c'è lui, le paure sono aumentate tanto. Non che io sia una persona che ha paura di tutto, ma sono aumentate tanto nel senso che responsabilità, preoccupazioni, e quindi aumentano le paure. Questa è un po' la cosa, soltanto per lui, però per me non ho paura di niente. Ma perché... Che senso ha vivere con la paura? Credo che non abbia senso, è soltanto un modo per precludersi delle cose belle e io non voglio precludermi nulla e quindi cerco di allontanare la paura, di analizzarla e capire qual è la base della paura. E quindi razionalizzando capisco che è una stupidaggine e affronto lo stesso la cosa, quindi non c'è nessun problema. Check! Qual è il consiglio più importante che hai ricevuto e da chi? Oddio. Questo non so rispondere. Sicuramente ho ricevuto consigli, ci mancherebbe. Sicuramente ho ricevuto consigli e vado a memoria. Uno dei consigli più importanti che ho ricevuto è stato quello di provare ad essere più elastico. Provare a riuscire ad adattarmi meglio alle situazioni. Ecco, questo è stato un consiglio perché io sono molto estremo, no? Per me o è bianco o è nero, non esistono sfumature, non esiste grigio, non esiste niente.
o 100% o 0. Questa cosa non è proprio il massimo, è un altro delle cose che potendo vorrei cambiare di me. Però credo che sia questa. Il consiglio più importante è questo, quello di essere un po' più elastico, un po' più riuscire a far buon viso a cattivo gioco, come si dice. Cosa ti fa sentire... Scusa, io allontano perché la vecchiaia. Cosa ti fa sentire più vivo nella vita quotidiana? Cosa ti fa sentire più vivo? Cosa mi fa sentire più vivo? Guarda, la mia vita non è emozionante, ti dico la verità. Da un po' di anni a questa parte non è più emozionante. La prima parte della mia vita è stata bella perché ho fatto veramente tantissime cose. Ho vissuto tante vite. Ricordo quando ero con il gruppo musicale in furgone, giravamo per l'Italia a suonare. Abbiamo fatto diversi tour, abbiamo suonato anche da Spalla a Caparezza, a Cremona, se non ricordo male, una vita fa. Quindi avevamo fatto veramente belle cose. Cos'è che mi fa sentire più vivo? Non so rispondere perché ci sono tante cose belle nella mia vita, ma quello che mi fa sentire vivo, nel senso mi fa battere il cuore e mi fa... Non ricordo perché sicuramente c'è stato qualcosa, ma non nell'ultimo periodo, e quindi non lo ricordo. È un po' triste questa cosa in realtà. Cosa mi fa sentire vivo? Non è un bel momento per me. Da molti punti di vista, quello fisico, quello personale, quello economico, quello lavorativo, non è un bel momento, è un momento di cambiamento, di decisione, quindi non lo so, questa non so rispondere. Qual è la qualità che ammiri di più negli altri e che cerchi di coltivare in te stesso? Un po' quello che raccontavo prima. Io ammiro le persone che si sanno adattare ai singoli contesti. Le ammiro. Persone che, ti faccio un esempio di persone proprio che ammiro, le persone che lavorano come dipendenti per qualcuno e lavorano, non dico con piacere, ma resistono. Io non ce la faccio. Quando ero dipendente, tantissimi anni fa, mi sono licenziato per colpa del mio carattere, perché non ce la facevo, non andavo d'accordo col capo, litigavo spesso, pensavo fosse un idiota, in realtà credo sia un idiota, ma non ce la facevo perché quando vedo una cosa che non funziona io chiedo spiegazioni e se dall'altro lato vedo che non c'è una motivazione per fare quella cosa in quel determinato modo, io dico aspetta, allora non la facciamo, troviamo il modo giusto di fare quella cosa. Quando mi si dice no, è così il cavolo, cioè perché è così? Spiegamelo. E ho questo modo di fare che devo sempre capire, non riesco, anche quando per lavoro, no? Mi arrivano delle richieste stupide. Una parte di me dice vabbè, esaudisci questa richiesta, ciao. Un'altra parte di me dice aspetta però, ma perché devo perdere tempo quando con lo stesso tempo posso fare qualcosa di migliore, anche per il cliente che mi sta pagando, e quindi non riesco a... Quindi una cosa che ammiro tanto nelle persone è il sapersi adattare nelle situazioni. Questa è una cosa veramente bellissima. Come affronti i cambiamenti improvvisi nella tua vita? Di cambiamenti improvvisi nella mia vita ne ho avuti tanti. Purtroppo sì. E non sono, come puoi immaginare, cambiamenti improvvisi raramente sono positivi. E quanti ne ho... parecchi, e come reagisco adesso e già da un po' di tempo con la consapevolezza che nulla è per sempre, so che tutto finirà, tutto, dal canale YouTube finirà, il mio podcast finirà, il lavoro con un determinato cliente finirà, quindi ogni cosa è destinata a finire. E quindi i cambiamenti improvvisi per me sono semplicemente il corso naturale degli eventi. Una cosa inizia, arriva al suo apice, decresce e muore. Finisce, si esaurisce, quindi non ho nessun tipo di problema, per fortuna. Ho qualcosa alla gola. Quale pensi sia il tuo più grande talento che va oltre il tuo lavoro? Talento. Se avessi grandi talenti non mi troverei in queste situazioni. Però qual è il mio più grande talento? Ok, il mio più grande talento è quello di essere una persona che
credo di avere molti talenti, nel senso di essere una persona multipotenziale. In realtà ho fatto anche dei test del risultato che sono effettivamente multipotenziali. Ora non so quanto siano affidabili. Perché ti dico questo? Perché ogni cosa che voglio fare veramente, però, riesco a farla veramente a livelli molto elevati. È difficile che io inizi a fare qualcosa e se questo qualcosa mi piace veramente non riesca a fare cose molto avanzate. Infatti spesso mi trovo ad avere a che fare con persone che fanno solo quello di lavoro e io ne so quanto loro o in alcuni casi di più. E quindi mi trovo sempre in quelle situazioni. Infatti per me collaborare con altri è complesso perché arrivo sempre e sono quello più preparato, sono quello che ne sa di più, quello che si informa, perché quando voglio fare una cosa io studio, imparo, leggo, ascolto, sperimento e quindi riesco a fare cose veramente avanzate, riesco ad arrivare a livelli veramente avanzati e quindi spesso ho a che fare con persone che invece fanno quel lavoro e basta, ma lo fanno ok, e quindi ne so più di loro e si crea attrito. E questa è una cosa un po'... Quindi qual è il mio più grande talento? Quello che se voglio fare qualcosa io sfondo muri con le testate, ma non mi fermo, sono veramente un bulldozer, non mi ferma nessuno se voglio veramente fare qualcosa. Quindi forza di volontà potremmo dire. Questa penso sia il mio più grande talento. C'è un'esperienza che ha cambiato profondamente la tua visione del mondo? Un'esperienza che ha cambiato profondamente la mia visione del mondo. Quando finalmente ho compreso che i social network non sono una cosa positiva, ma stavano devastando le persone, stavano devastando il mondo, ci stavano rendendo più idioti di quanto siamo. E quindi quando all'improvviso ho aperto gli occhi mi sono reso conto di questo. Aspetta, qual era la domanda? C'è un'esperienza che ha cambiato profondamente la visione del mondo? L'esperienza è aver compreso, essere uscito, aver aperto gli occhi. Ecco, aver aperto gli occhi su una serie di cose. Perché nel momento in cui ho capito che i social network erano soltanto un luogo di scontro, un luogo dove far venire fuori il lato più brutto delle persone, ho iniziato a capire tante altre cose, quindi da cosa nasce cosa, e quindi ho avuto una visione un po' più ampia. Quindi l'esperienza è stata il vedere finalmente la verità. Ovviamente la mia, magari tu impazzisci per i social network, ti piacciono tantissimo, sei felice, buon per te. Ok, questa è solo la mia visione, ovviamente. Qual è il tuo modo di affrontare le difficoltà o le delusioni personali? Difficoltà o delusioni personali? Allora, le delusioni personali non ho nessun tipo di problema ad affrontarle. Avevo il mio migliore amico fino a qualche anno fa, ho scoperto cose orribili che questa persona faceva contro di me, quindi proprio follia, e l'ho mandato a quel paese nell'arco di 3 secondi. Quindi spesso vengo deluso dalle persone, perché do tutto, sono assolutamente trasparente, sono assolutamente lineare, do tutto, e all'improvviso vedo cose strane e quindi aspetta un attimo. E quindi da quel punto di vista no. Difficoltà invece, le difficoltà della vita, come dicevo prima, non ho grossi problemi perché sfortunatamente o fortunatamente in questo caso sono abituato alle difficoltà. Sono abituato, quindi non dico che ormai fanno parte della mia vita, però non ho avuto una vita facilissima e non ce l'ho tuttora, quindi le difficoltà sono parte integrante del mio percorso. Per carità, niente di che, sono vivo, sto bene in salute, cioè bene in salute. Gli acciacchi che si hanno normalmente sotto i 50, ma va bene. Quindi niente di gravissimo, c'è gente che veramente purtroppo passa delle cose atroci, quindi non mi permetto in nessun caso di paragonarmi. Quindi sempre relativamente al mio caso ti parlo. Però le difficoltà non ho grossi problemi. So che ci sono, certo sono umano, quindi momenti di sconforto, momenti di tristezza, momenti di delusione, però poi vado avanti. E la mia consapevolezza che non esiste il per sempre mi aiuta veramente tanto. Perché sono abituato, so che le cose finiscono. E non è un non godersele, perché qualcuno può dire vabbè Ale, ma se tu sai che le cose finiscono non te le godi. No, io me le godo al massimo, proprio perché so che finiscono, capito?
Perché mentre una persona si illude, no? Che una cosa, per sempre, saremo amici per sempre, saremo innamorati per sempre, lavorerò per sempre in questa azienda, no? Questo per sempre che ritorna. E quindi magari sottovaluta anche un attimo quello che sta vivendo perché tanto è per sempre. Io al contrario, proprio perché so che non è per sempre, cerco di godermelo al massimo. Questa è la mia visione, può essere giusto o sbagliata per te, ma è la mia visione. Se potessi passare un giorno con una persona, oddio, che non c'è più, chi sceglieresti? Cosa vorresti dire, cacchio? Questa domanda speravo non ci fosse. Non ho più mia madre da anni, non so da quanto tempo. Quella situazione ha rotto la mia vita, come puoi immaginare, ma ha completamente confuso il mio modo di ricordare gli eventi. Se tu mi chiedi, Ale, quanto tempo fa è successo? Non lo so. È stato così grave che adesso non ricordo più gli eventi nel tempo. Ho questa difficoltà, magari qualche volta te l'avevo raccontato, e quindi non riesco a ricordartelo quanto tempo fa è stato. Ma non importa, perché potrebbe essere ieri, potrebbe essere 10 anni fa. Il dolore è incredibile. Preferisco non andare avanti con questa domanda, scusa. Ok, andiamo avanti. Cosa ti dà speranza per il futuro? Allora, la speranza per il futuro... Mio figlio e bambini della sua età. Dio. Perché loro, non tutti, ma loro, la maggior parte, sono la nostra speranza per il futuro, no? Sono persone che possono risolvere tanti problemi, quindi se non lo fanno loro, chi lo fa? La nostra generazione ormai è andata, spacciata, finita. La generazione che vedo adesso di ragazzini del liceo, mi permetto di dire questa cosa, scusami se lo dico, ma mi sembrano dei lobotomizzati. Li vedo, li conosco, li vedo in strada, ci ho fatto anche dei corsi, delle lezioni, sono lobotomizzati. Non sanno fare le cose più semplici, però ti sanno fare i video su TikTok, te lo fanno bene. Però se gli chiedi di accedere alla mail e aggiungere la firma, impazziscono. E io li chiamo lobotomizzati. Ora non voglio offendere nessuno, per carità, sicuramente ci saranno dei ragazzi veramente in gamba, perché è così. Però la maggior parte li vedo e sono tutti bella fra, zio, bro, parlano tutti così, Dio mio. Vabbè, comunque, mio figlio e questa nuova generazione spero che loro riescano a fare qualcosa di buono, perché sennò siamo rovinati. Qual è la parte di te stesso che stai ancora scoprendo? Allora, io sto lavorando tanto su me stesso, se mi segui lo sai, e sto lavorando per essere una persona migliore. Ho tantissima strada da fare. Questo lo ammetto senza nessun tipo di problema. E la parte che sto scoprendo è quella più intima, più personale, da un lato positiva perché mi sto rendendo conto che mi piaccio come affronto certe cose. Dall'altro lato scopro che su molti aspetti devo ancora lavorare tanto. Quindi chi fa un lavoro come il mio su se stesso, di analisi, introspezione, scopri tanti lati di te stesso, perché poi noi esseri umani siamo incredibili, siamo degli organismi di una bellezza senza limiti, no? E quindi complessi, e scoprirli tutti diventa, cioè scoprire tutti i lati non penso basti una vita intera. Quindi io sto lavorando e scopro spesso cose nuove, alcune sono positive, altre negative. Come ti relazioni con il concetto di fallimento nella tua vita personale? Allora, per me il fallimento è un po' alla americana, no? Non all'italiana, perché l'italiano, un fallito, sei un fallito. No. In America invece se fallisci vuol dire che sei una persona migliore, una persona con esperienza, perché nessuno ci dice che se proviamo a fare una cosa ci riusciamo per forza, se no sarebbe troppo facile, no?
Quindi ho provato a fare una cosa, ho fallito. Sì, ho fallito e sto riprovando. Fallisco e riprovo, fallisco e riprovo. Ovviamente il fallimento deve essere una cosa non che provi a fare qualsiasi cosa a caso e dici vabbè tanto ho fallito, Alessandro ha detto che va bene. No, non è questo. Fallire significa comprendere esattamente dove hai sbagliato, cosa non è andato nel modo corretto ed evitare di farlo ancora. Ecco, quello è un fallimento positivo perché ti insegna cose. La mia relazione, faccio un esempio, è stata un fallimento. No, non è stato un fallimento, perché sicuramente sei uscito migliore da quella relazione. Adesso non commetterai più errori con altra persona. Oppure la mia impresa, la mia azienda è stata un fallimento. No, non è stato un fallimento, hai imparato tantissime cose, ti sei relazionato con clienti, hai compreso i meccanismi della fatturazione, non so, sto dicendo cose a caso, fornitori, clienti, quindi hai imparato. Ok, secondo me è difficile che una cosa sia un fallimento totale. È veramente difficile. Poi, non lo so. Però, fallimento per me è una cosa assolutamente positiva. Ho fallito 1000 volte e altre 100.000 fallirò, assolutamente sì. Cosa ti rende orgoglioso di te al di là dei risultati lavorativi? Cosa mi rende orgoglioso? Mio figlio. Mio figlio è la cosa migliore che ho fatto in assoluto. Cioè, E quella è la cosa migliore. Sono orgoglioso di lui perché è un bambino affettuoso, educato, sveglio mentalmente. È un bambino che mi dà soddisfazione. Certo, un genitore è difficile che dica mio figlio fa schifo, mio figlio è pessimo, mio figlio è negativo. Però io ci credo veramente perché lo vedo, perché certo ha dei lati, ovviamente è piccolino, quindi ha dei lati, deve crescere, deve migliorare, deve maturare, assolutamente sì. Però sono orgoglioso di lui, ecco, questa è la cosa che mi rende orgoglioso. E la domanda era: cosa ti rende orgoglioso di te? È aver fatto il figlio. Giro un po' la domanda, perdonami se non è proprio la risposta che ChatGPT si aspettava. Però cosa mi rende orgoglioso? Mio figlio, aver fatto mio figlio, che poi non è merito mio, 50% mio, 50% della madre, ma sono orgoglioso. C'è una filosofia, una citazione che guida il tuo modo di vivere? Il minimalismo. Ne abbiamo parlato abbondantemente, vado veloce su questa domanda. Il minimalismo è quella filosofia di vita per cui si può eliminare il superfluo per concentrarsi solo su ciò che conta veramente. Ci sono dei video sul minimalismo se ti va di approfondire e ho anche un podcast sul minimalismo, quindi se ti va di sentirlo, tanto è gratis. Qual è stata la tua più grande sorpresa nella vita finora? Sorpresa nella vita aver fatto veramente un sacco, al di là di mio figlio, quindi diventare padre, quello porca miseria, è una cosa che ti cambia la vita. Però ho fatto tante cose belle, tante cose importanti anche, e ogni volta è una sorpresa. Ecco, io non do per scontato mai nulla. Quando per esempio qualcuno si abbona al canale o mi dà un super grazie o una donazione o altre cose per supportare il canale, per me è una sorpresa. Certo, una sorpresa inferiore rispetto, con tutto il rispetto per te che l'hai fatto o che lo farai magari, rispetto alla nascita di un figlio o altro. Però comunque sono sorprese. Secondo me se smettiamo di sorprenderci, la vita non ha più senso. E quindi non dando nulla per scontato, ma anche quando un video per esempio fa tante visualizzazioni in più rispetto agli altri, per esempio per me è una sorpresa, oppure quando ricevo commenti belli sotto un video per me è una sorpresa, oppure quando mi contatta qualcuno che vuole fare un corso di formazione con me è una sorpresa, un cliente per la produzione di video, podcast, quello che sia. Mi sorprendo spesso perché penso sia il modo migliore per vivere, altrimenti se diamo tutto per scontato è finita. Come descriveresti la tua idea di felicità? Altra domanda complessa. La mia idea di felicità. La mia idea di felicità è una situazione nella quale, come dicevamo qualche domanda prima, posso staccare il cervello, posso lasciarmi andare, posso contare su qualcuno, posso... Non dico non avere pensieri, preoccupazioni, perché è la vita. È la vita. Se siamo su questo mondo abbiamo pensieri, preoccupazioni, eccetera. Ce l'hanno tutti. Chi più chi meno, ma ce l'abbiamo tutti. Quindi no, però averne un po' meno, ecco. Per me la felicità è... Se chiudo gli occhi e penso alla felicità, penso me in una piccola casetta vista mare con un cane. E quella è la felicità. Per me adesso quella rappresenta la felicità.
è una situazione, uno stato che vorrei raggiungere presto, perché quello mi darebbe veramente tanta pace. Quello sarebbe. Quindi se chiudo gli occhi, quella per me è la felicità. Passeggiare con un cane sulla spiaggia in primavera, autunno o addirittura anche in inverno. E star bene con me stesso. Cosa ti fa sentire amato e apprezzato? Allora, apprezzato, potrei dire genericamente, apprezzato i commenti sotto i video, apprezzato i vari messaggi che mi arrivano, oppure quando sono a un evento e scendo dal palco, le persone che mi stringono la mano, che mi chiedono consulenze, appuntamenti, insomma, queste cose qui. Apprezzato quando mi invitano a un evento, apprezzato quando mi chiedono un corso di formazione. Amato, cosa mi fa sentire amato? Mio figlio. Mio figlio mi fa sentire amato, perché mi dimostra ogni giorno che per lui sono importante, sono fondamentale. E questa per me è la cosa più importante. Sì. Qual è la cosa più coraggiosa che hai fatto nella vita? Posso dire, la prima volta che ho viaggiato in aereo, avevo una paura folle. Sto parlando di una vita fa. Avevo una paura folle e l'ho superata. Oppure altre paure, cerco di superarle, quindi cose coraggiose, non so, aver superato il ponte tibetano con uno strapiombo giù, oppure essere andato per esempio una volta sulle montagne russe al buio. Non so se ci sei mai stato, ci sono andato insieme a un amico. Io tra le 1000 cose soffro con lo stomaco, quindi purtroppo queste cose non posso farle perché dopo vomito e sto male, proprio sudo freddo, ho lo stomaco sottosopra, sto veramente malissimo e quindi purtroppo non posso farle. Un amico però qualche anno fa mi disse dai andiamo, eravamo a Roma, in un parco a tema a Roma più o meno, no a Roma scusami, nel Lazio, e c'erano queste montagne russe al buio, quindi tu salivi e non sapevi cosa c'era, quindi questo coso è andato sopra, sotto, di lato, si è spostato, fatto qualsiasi cosa. Per fortuna non lo vedevo, quindi siamo saliti veramente tanto alto, siamo andati su, siamo andati giù, ci siamo girati sottosopra, tutto al buio. E immagina al buio dove i tuoi sensi sono, non dico azzerati, ma quasi, perché non vedi e quindi non puoi aspettarti, non puoi prepararti fisicamente a quello che sta per avvenire, no? Il tuo cervello impazzisce, dice, oddio, che sta succedendo? Che succederà? È stata un'esperienza bellissima, ma Dio mio, quanto sono stato male fisicamente dopo. Madonna, sono stato proprio a pezzi per tutto il giorno. Tutto il giorno proprio sudavo freddo, mi girava la testa, lo stomaco sottosopra. Mi piacerebbe tanto fare queste cose perché mi piace veramente, ma non posso farlo. Nel frattempo la fotocamera aveva raggiunto il limite di registrazione, quindi rifaccio questa domanda. Cosa ti rafforza nei momenti di difficoltà? Me stesso. Seguendo la filosofia buddista, so che devo trovare la forza dentro me. Devo trovare la forza dentro me perché è troppo comodo chiedere aiuto agli altri. Non che sia sbagliato, ma io cerco di risolvere le cose da me. Sono una persona che dà tantissimo aiuto agli altri, ma cerco di chiederne poco. Chiederne poco perché preferisco lavorare su me stesso. Hai una passione segreta, un hobby che pochi conoscono? No, che pochi conoscono no, non ne ho. No, già faccio troppe cose, aggiungerne altre no. Qual è la tua visione di successo nella vita personale? Non saprei perché non ho successo nella vita personale, nel senso che per me il successo è un po' come quello che ti raccontavo prima, no? È riuscire ad avere la possibilità di cambiare vita e vivere in una piccola casa vicino al mare, sarebbe bello di fronte al mare, e avere un cane. Basta, un piccolo giardino dove magari coltivarmi le mie cose, basta. Questo per me... Hai avuto successo nella vita? Sì, ho avuto successo perché sono riuscito a fare questa cosa. Questo per me è successo. Tutto il resto chi se ne frega. Quello non è... Quello è qualcosa di molto effimero, qualcosa di molto... Non lo so, per me questo è successo. Che ruolo gioca l'empatia nella tua vita di tutti i giorni? Allora, io non sono una persona empatica, anzi sono poco empatico, perché come ti raccontavo prima sono o bianco o nero, sono abbastanza estremo.
e quindi non riesco a essere empatico, perché essere empatico significa, non lo so, perché sai cos'è? Che spesso vedo le persone in delle difficoltà proprio stupide e quindi non voglio essere empatico, perché porca miseria, risolvetelo da solo, è facilissimo risolverlo. Non è solo questo, ovviamente, l'empatia lo so che è tanto altro, però non sono molto empatico, non riesco a immedesimarmi troppo negli altri, nonostante ci provi. Quindi, diciamo, l'empatia io non la metterei nella mia lista delle principali qualità. No, purtroppo no. Come affronti le critiche personali? Allora, critiche, se intendiamo critiche intese come critiche costruttive, alla grandissima. Io ringrazio sempre quando mi arriva una critica costruttiva perché mi aiutano a crescere. E quindi ben vengano, sempre e comunque. Se intendiamo critiche non costruttive, non ci penso neanche. Cioè, penso siano idiozie, quindi vado avanti. Ok, quando ci sono quelle critiche tipo su alcuni video, per esempio una persona, quando ho parlato di quel video nel quale ti ho raccontato per la prima volta che avevo problemi di artrite alle mani, che avevo fatto l'esame istologico e per fortuna non era successo niente, eccetera, eccetera, una persona ha detto le chiacchiere stanno a zero, mostraci i referti. Mostrare i referti? Cioè io dovevo mostrare in pubblico i referti di una cosa che però era andata bene, come l'esame istologico? Cioè, avessi detto ho una malattia mortale, vi prego aiutatemi, mandatemi i soldi, allora dici aspetta, ci sono tanti truffatori, dimostrami che è vero. Lo posso capire, ma io ti ho detto che va tutto bene, che ho degli acciacchi normali, che hanno tutti, ho gli occhiali da vista, le cose, e tu mi dici mostra i referti, ma tu sei fuori di testa. Allora, quelle critiche lì mi fanno veramente andare proprio fuori dai gangheri, proprio mi fanno veramente incazzare, perché non esiste, è proprio stupidità a livello atomico. Oppure un'altra persona che dice vabbè no, mi fermo, dai, ok, quindi le affronto così. Quindi se sono costruttive ringrazio tantissimo, se sono critiche stupide giusto per il gusto di farle, no, non le accetto, anzi mi fanno semplicemente incazzare. Qual è l'aspetto della tua personalità che ti piace di più? La coerenza. Ecco, non ho dubbi, la coerenza. Sono una persona coerente, anche se essere troppo coerente è un'arma a doppio taglio. Sono così coerente che risulto non incoerente, ma estremo. Mi sono perso clienti, mi sono perso relazioni, mi sono perso tante cose belle nella vita per mantenere la mia coerenza. Anche amicizie, per mantenere la coerenza. Perché è una cosa per me sacrosanta, per me è la coerenza. Io devo essere coerente, quello è il mio pensiero, devo essere coerente, punto. Poi posso cambiare idea, ci mancherebbe, quella è una cosa da persone intelligenti cambiare idea, no? Gli stupidi restano sulle loro opinioni. Però sono coerente, ecco, questo è il principale aspetto che mi piace di più di me. Se potessi trasmettere, siamo quasi in chiusura, se potessi trasmettere un solo valore a chi ti sta vicino, quale sarebbe? L'onestà. L'onestà. In un mondo di persone disoneste, dove pur di avere un minimo di visibilità, un minimo di soldi, un minimo di qualcosa in più, farebbero di tutto, secondo me essere onesti con se stessi e con gli altri è la cosa migliore. Credo proprio che sia questa, l'onestà. Quindi vorrei trasmettere l'onestà, essere persone per bene. Ecco, questo. L'ultima. C'è un viaggio o un'esperienza che ti ha cambiato profondamente? Un'esperienza o un viaggio? Posso dirti che il viaggio che ho fatto in Scandinavia, quindi la Finlandia no, ho visto Norvegia, Svezia e Danimarca. Norvegia, Svezia e Danimarca mi ha cambiato profondamente la vita perché ho visto un modo di vivere diverso, ho visto dei posti pazzeschi e me ne sono innamorato profondamente. Quindi sì, quello è stato un viaggio particolarmente bello. Poi ce ne sono altri che vorrei fare, ma sono un po' costosi e quindi non posso e richiedono veramente tanto tempo, come ad esempio il Giappone, come ad esempio le isole Faroe o l'Islanda. Viaggi di questo tipo mi piacerebbero, e forse anche in India, chissà, forse anche quello, però in primis questi qua, ma sono molto costosi e richiedono cioè per arrivarci ci vuole tempo, quindi non è che puoi stare una settimana, devi stare un pochino in più, poi ci sono tantissime cose da vedere. Va bene, cerchiamo anche questo. Ok, allora io ho fatto questo video lunghissimo, probabilmente nessuno lo vedrà, ma va bene lo stesso, l'ho fatto perché mi fa star bene. Poi se le persone lo vedono e mi conoscono meglio, bene, se no
ho parlato da solo, va bene così, mi sono allenato. Quindi se tu sei arrivato a questo punto del video, anzi, facciamo un gioco. Se sei arrivato fin qui, arrivato o arrivata fin qui, per favore commenta quello che vuoi scrivendo la parola giallo, ok? È il nostro codice segreto. Se prima di scrivere il commento scrivi la parola giallo, io so che l'hai guardato fino alla fine. E a te va il mio ringraziamento più grande. Va a tutti, anche quelli che guardano 20 secondi e poi se ne vanno pensando che sono un idiota. Grazie comunque. Ma se hai visto tutto il video e mi commenti scrivendo giallo e poi quello che ti pare, grazie, veramente grazie mille. E che dirti? Alla prossima settimana.